Pronti a guardare nuove serie TV per migliorare il vostro italiano? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui su questo canale ho già parlato diverse volte di film e serie TV da guardare per migliorare in italiano. Però chiaramente su Netflix ogni anno ci sono serie nuove. E quindi nel video di oggi parleremo di alcune serie TV in italiano su Netflix che sono disponibili in tutto il mondo, che puoi guardare per migliorare il tuo italiano. Ho diviso queste serie TV dal livello A2, quindi da un livello principiante esperto, al livello C1, quindi al livello avanzato. E iniziamo subito con la prima serie che si chiama Maschi Veri. Questa serie in realtà è la versione italiana di una serie TV spagnola che, se non sbaglio, si chiama Machos Alfa. Io avevo visto prima la serie TV spagnola e poi ho guardato quella in italiano, che è esattamente uguale, cioè la storia è proprio la stessa, però è in italiano. E ovviamente tutti gli attori sono italiani. Praticamente parla di questo gruppo di uomini che si sentono di, non so, star perdendo la loro virilità, il loro sentirsi maschi. E quindi per questo motivo iniziano a fare delle cose per sentirsi più uomini. E dall'altra parte invece ci sono delle donne molto forti, che fanno sentire questi uomini un po' meno in controllo. Insomma, i temi trattati in questa serie TV sono seri, però sono raccontati in modo scherzoso e succedono anche delle cose molto divertenti. È una serie TV estremamente leggera, proprio per passare il tempo. Anche gli episodi sono brevi, ma è molto carina. Io consiglio questa serie TV per un livello A2, quindi principiante esperto. Gli attori parlano tutti in modo abbastanza chiaro, i dialoghi non sono troppo difficili e l'accento è principalmente standard. Alcuni attori hanno un accento un po' più romano, però niente di difficile. Io comunque ti consiglio di usare i sottotitoli, perché i sottotitoli in italiano, mi raccomando, è solo in italiano, perché se metti i sottotitoli nella tua lingua non funziona, perché stai semplicemente leggendo una traduzione. Se invece usi sottotitoli in italiano, questo è molto utile, perché puoi associare i suoni, le parole che senti a come sono scritte e anche proprio aumentare il tuo livello di comprensione, perché se non capisci una parola con le tue orecchie, puoi capirla e vederla con i tuoi occhi. Quindi io consiglio sempre i sottotitoli. Anche io, quando guardo le serie TV in lingua straniera, le guardo sempre con i sottotitoli. E sono sicuro che questa serie ti piacerà. Adesso cambiamo completamente genere e parliamo di una serie TV molto più pesante. Parliamo di questa serie TV che si chiama Il Mostro. È una serie TV true crime, quindi se ti piacciono le storie di crimini, omicidi, eccetera, allora questa serie fa per te. In particolare questa serie parla del Mostro di Firenze, un serial killer che ha compiuto diversi omicidi tra gli anni 60 e gli anni 80. In particolare uccidendo delle giovani coppie in auto nella campagna intorno a Firenze. Insomma, una storia proprio brutta. Però se ti piace il genere, ti piacerà anche questa serie. Il linguaggio non è troppo difficile e le conversazioni sono abbastanza brevi. Per questo motivo consiglio questa serie TV agli studenti di un livello B1, quindi un livello intermedio. La maggior parte degli attori hanno un accento standard, alcuni un accento un po' più fiorentino, toscano, proprio perché siamo in Toscana. Ma un altro motivo per cui ho scelto di consigliare questa serie agli studenti di livello intermedio è perché sentirai molto spesso il lei formale. Infatti spesso ci sono dialoghi tra gli indagati e la polizia.
e ovviamente in quelle situazioni si usa il lei formale. Quindi se vuoi esporti a un registro un po' più formale, anche per esercitarti proprio sulla grammatica del lei formale, questa serie è perfetta per te, sempre che ti piace il true crime. Io, devo essere onesto, non ho guardato questa serie. Ho guardato solo alcuni pezzi per capire se potevo consigliarvela. Quindi ho sentito un po' gli accenti, ho sentito la grammatica, però questa non l'ho guardata, perché a me le storie true crime non mi piacciono. Ma adesso, prima di andare avanti alla prossima serie, ho una sorpresa per te. Infatti nel video di oggi io ti consiglio 5 serie TV. Però ovviamente per migliorare in italiano ci sono tantissime altre serie TV e tantissimi altri contenuti che puoi guardare o ascoltare. Per questo motivo voglio consigliarti il nostro fantastico PDF con più di 50 materiali utili in italiano. Infatti in questo PDF troverai una divisione per categorie. Quindi c'è la categoria serie TV, poi la categoria film, la categoria YouTube, la categoria podcast e per ogni categoria troverai diversi consigli. Ovviamente in questo PDF troverai anche le serie TV che ti sto consigliando in questo video. E per ogni serie TV, film o materiale in generale troverai ovviamente la piattaforma, il livello, gli accenti, una trama, quindi per capire la storia di che parla, e anche un commento dell'insegnante, quindi un mio commento, in cui ti spiego perché ti consiglio questa serie TV e ti do proprio il mio punto di vista sul linguaggio del materiale. Davvero ne troverai, tantissime. Qui sono tutte le serie TV, poi qui abbiamo i film, poi qui abbiamo i film più popolari, quindi proprio film super famosi che devi assolutamente conoscere. Poi abbiamo la parte dei canali YouTube e sono tutti canali YouTube in italiano per italiani. Quindi non sono canali come per esempio il mio, dove insegno l'italiano. Quindi sono proprio dei canali fantastici per esporti all'italiano autentico. E per finire, la mia parte preferita, ovvero quella dei podcast, dove consigliamo tanti podcast. Quindi se vuoi migliorare ancora di più il tuo italiano ed esporti a materiale autentico, questo PDF ti aiuterà tantissimo. Soprattutto perché ti consigliamo materiale in base al tuo livello. Ricorda che guardare cose troppo difficili è solo controproducente e frustrante. E guardare cose troppo facili è piacevole. È facile, però non ti fa migliorare così tanto. Dobbiamo trovare un equilibrio in base al tuo livello. Quindi quando guardi questi materiali, scegli quelli più appropriati in base al tuo livello. Questo è molto importante. Puoi scaricare questo fantastico PDF con più di 50 materiali utili per migliorare in italiano, scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Andiamo avanti con un'altra serie che sicuramente è molto meno pesante, Mrs. Playman. Anche questa è una serie basata su una storia vera ed è ambientata nella Roma degli anni 60. Parla di questa donna, Adelina Tattilo, che viene tradita dal marito e da quel momento viene lasciata a gestire una rivista erotica. Siamo negli anni 60 e l'Italia in quegli anni era un paese molto conservatore. Quindi gestire una rivista erotica, soprattutto una donna che gestiva una rivista erotica, non era la cosa più facile. Quindi se ti piacciono i temi della libertà d'espressione e dell'emancipazione femminile, sono sicuro che questa serie ti piacerà davvero tanto, anche proprio dal punto di vista storico. Ora, il linguaggio non è troppo difficile e anche le conversazioni non sono super complicate. Sì, a volte parlano un po' più velocemente, però niente di troppo problematico. Comunque ti consiglio di attivare i sottotitoli e la maggior parte degli attori ha un accento standard. Per questo motivo consiglio questa serie TV agli studenti di livello B1, quindi un livello intermedio.
Andiamo avanti e cambiamo completamente genere. Infatti adesso ti sto per consigliare un reality show. Ti sto parlando della versione italiana di Love is Blind, L'amore è cieco Italia. Ok, lo so, forse non ti piacciono i reality. Non a tutti piacciono i reality show e forse tu non guardi reality show nella tua lingua. E va benissimo. Però io ti devo dire che i reality show sono un modo fantastico per migliorare in una lingua. Questo perché, reality, realtà, parliamo di programmi che non sono scritti, i dialoghi non sono artificiali, ma è tutto naturale, perché non c'è un copione da seguire. Perciò i reality, anche se forse non ti piacciono, hanno un linguaggio super autentico. E ti dico la verità, L'amore è cieco, secondo me, è carino, è molto leggero, è piacevole, lo puoi davvero guardare senza impegno, senza concentrarti, ma nel frattempo impari anche l'italiano. Se non conosci il format è molto semplice, ci sono degli uomini e delle donne che devono innamorarsi e sposarsi con qualcuno senza però mai vedersi dal vivo. Quindi possono parlare tra di loro, ma sono separati da un muro. Quindi non possono vedersi. Ecco perché l'amore è cieco, perché ci si può innamorare di una persona a prescindere dal suo aspetto estetico. Ora ho deciso di consigliare questa serie TV per studenti di livello B2, quindi intermedio avanzato. Ma perché? Secondo me la serie andrebbe bene anche per chi ha un livello più basso. Anche se sei uno studente intermedio, secondo me va bene. Però qual è il discorso? È che il linguaggio è molto imprevedibile e ci sono anche tanti accenti, perché chiaramente questi uomini e queste donne vengono da diverse parti d'Italia. Quindi puoi avere l'accento del nord, un accento del sud, un accento del centro, ed è molto imprevedibile. Quando abbiamo, secondo me, questa imprevedibilità nel linguaggio, in alcuni casi può essere un po' più difficile, quindi io consiglio questa serie agli studenti di livello B2. Però anche se sei intermedio, secondo me puoi provarci. E poi un'altra cosa è che molto spesso quando parlano in questa serie non vedi sempre la bocca che si muove, perché forse c'è una persona che sta parlando dall'altra parte del muro e inquadrano la persona che ascolta, anche per appunto inquadrare le sue emozioni, quello che pensa. E questa è sicuramente una difficoltà aggiunta, perché nei film molto spesso tu vedi la bocca delle persone muoversi. Quando non vediamo la bocca muoversi è un po' più difficile. Quindi ecco perché la consiglio a un livello B2. Però se è un livello anche più basso, provaci. Usa i sottotitoli e sicuramente sarà più facile. E adesso concludiamo con quest'altra serie TV su Netflix che è uscita da poco, che si chiama Sara, la donna nell'ombra. Se ti piacciono drammi polizieschi, storie intricate e delle serie TV piene di suspense, questa serie ti piacerà tantissimo. Parla di questa donna, Sara Marozzi, che è un ex agente segreto. Poi suo figlio muore in circostanze molto sospette e quindi lei torna alla sua vita di prima e inizia ad indagare per capire che cosa è successo al figlio. È una serie che ti terrà incollato o incollata allo schermo della televisione, piena di colpi di scena e tanta azione. È davvero carina. Ora, io consiglio questa serie TV a studenti di livello C1, quindi studenti di livello avanzato. Questo perché ci sono diversi attori che usano un po' di napoletano. Però attenzione, la serie non è in napoletano, non parlano in napoletano, ma abbiamo una situazione molto frequente nell'italiano di tutti i giorni, cioè l'italiano frammisto, quando in una frase c'è magari il 90% della frase in italiano e poi una parola o un'espressione in napoletano, o anche ovviamente in un altro dialetto. Questo rende inevitabilmente la comprensione più difficile. Ecco perché ho scelto di consigliare questa serie TV a studenti di livello avanzato. Però non ti preoccupare, i sottotitoli aiuteranno.
Poi un'altra difficoltà è che spesso le conversazioni sono veloci e anche perché, essendoci molta azione, a volte non hai neanche il tempo di pensare a quello che stanno dicendo. Quindi sicuramente una serie TV che ti metterà un po' di più alla prova, ma ti piacerà. Ma ovviamente non finisce qui, perché se nessuna di queste 5 serie TV ti piace, o comunque vuoi conoscerne altre, non dimenticare di scaricare il nostro fantastico PDF con più di 50 materiali utili per migliorare in italiano. Troverai consigli divisi per livello su serie TV, film, canali YouTube, podcast, insomma è un PDF super completo che ti aiuterà tantissimo a trovare cose da guardare o da ascoltare in italiano. Puoi scaricarlo cliccando sul QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. E ora, tu conoscevi alcune di queste serie TV? O hai delle serie TV o film che ti sono piaciuti tantissimo in italiano e che vuoi consigliare e condividere con gli altri studenti e studentesse di italiano che stanno guardando questo video? Allora non dimenticare di lasciare qui sotto un bel commento con il nome del film o della serie TV che ti piace tantissimo. E se questo video ti ha aiutato e ti ho dato dei buoni consigli su cosa guardare stasera, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo è un piccolo gesto per te, ma a noi fa la differenza. Perché se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è utile e YouTube lo consiglierà a tantissimi altri studenti e studentesse di italiano come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale per attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!